Ciao a tutte e tutti, sono Elisabetta e sono una ragazza particolare perché la mia particolarità è qui. Indosso due impianti cocleari, ovvero due orecchie bioniche. Come sono arrivata a tutto questo? La bambina in questa foto aveva 6 anni. A volte in video con la bambina era sorda ma combattente. Era consapevole di avere solo 4 sensi al posto di 5. Era consapevole di aver perso l'udito per una causa ignota, ma continuava a vivere la sua vita come tutti i bambini, nonostante le numerose visite mediche e la logopedia. Quella bambina era consapevole che doveva abbattere il muro del silenzio perché non accettava i limiti. Sicuramente l'ha aiutata quell'atteggiamento da combattente, o forse perché è nato tutto il segno del leone, ma capitava spesso che le sue amichette le dicessero: ah, tu con noi non ci giochi, non ti senti bene, ci fai perdere. E allora quella bambina rispondeva: ah, a me dici questa cosa. E dopo un paio di round si finiva a giocare tutti insieme. Ovviamente quella bambina non ha mai picchiato nessuno, ci mancherebbe, ma tanto era forte la sua volontà che alla fine otteneva sempre quello che voleva. Ciascuno di voi trova sempre il modo giusto per ottenere quello che veramente vuole, perché quella bambina cresceva pensando di migliorare quello che non le piaceva, innanzitutto senza piangersi addosso, ma soprattutto conoscendo le alternative a quel disagio. Io credo che non bisogna mai rinunciare. Io da bambina desideravo essere felice e uguale a tutti i bambini, pur sapendo di avere un senso in meno. E così sono cresciuta, tra una risata e una visita medica, tra un gioco e un istituto di logopedia, fino alla scuola superiore. In quegli anni non andava molto bene. Ero l'unica sorda in classe, l'unica in tutta la scuola, ma anche l'unica in tutto il paese. Non accettavo la mia disabilità, non accettavo me stessa, non accettavo l'idea di non sentire nulla. E così è accaduto. A 17 anni ho avuto un crollo. Ero un'adolescente che improvvisamente si è sentita sola. E quando parlavo con qualcuno, o meglio, con un gruppo di persone, dovevo sempre seguire il volto per leggere le labbra. Immaginate di essere chiamate a destra e poi a sinistra e poi di nuovo da destra, davanti e anche da dietro. Credetemi, mi faceva male il collo. E non solo, ero talmente stanca della mia fragilità che un giorno ho detto basta e ho preso la decisione. Mi sarei sottoposto a 2 interventi chirurgici molto importanti, 2 impianti cocleari, ovvero 2 orecchie bioniche. Sarei diventata una donna bionica, wow! Eccomi qua. Dopo il primo intervento, all'inizio in ospedale avevo tutta la testa fasciata, ma avevo anche parecchia fame e così ho mangiato dei biscotti. Tutti i quali mangiavo biscotti, giusto? Ma sentite un po'. Questo è semplicemente il rumore delle briciole spostate dalla mano di mia mamma. Un semplice gesto che il mio nuovo orecchio è arrivato come un tuono nella testa. Ho fatto un balzo sul letto spaventata. Forte! Questo suono è stata la prima cosa che ho sentito con il mio nuovo orecchio. Dopo il doppio intervento sono tornata a casa e un giorno mi sono messa a fare i compiti in cucina. Intanto mia mamma preparava la cena e d'improvviso è stato come avere un'intera orchestra da camera e da cucina, tutte nelle mie nuove orecchie.
Prima seguiva la scia del profumo dei cibi cucinati e vedevo la tavola che veniva apparecchiata e adesso nelle mie nuove orecchie sento cantare una delle frasi più belle del mondo. Tutti a tavola, è pronto! Questa è stata la mia prima rinascita. Sono rinata a 17 anni. Chissà se qualcuno di voi si ricorda il primo suono che ha sentito, un suono nuovo. Cosa stavate facendo? Dove eravate? E questo suono nuovo vi è piaciuto molto o vi ha spaventato? Avete mai fatto caso a quanti suoni sentiamo ogni giorno? Tanti suoni a me finora sconosciuti hanno cominciato a prendere forma e a far parte della mia vita. Il canto degli uccellini, il battito del mio cuore, la pioggia quando cade forte, il campanello del microonde. Sarete tutti d'accordo che negli ultimi anni i suoni che sentiamo di più sono quelli che ci arrivano dal telefono e dai vocali? Bene, il medico che mi aveva operato mi aveva detto che l'intervento sarebbe andato bene, ma non garantiva che avrei potuto sentire la voce al telefono. E invece sento tutto, tutto. Certo, ogni tanto vorrei spegnere qualcosa. Conoscete questa sensazione? Beh, io posso farlo. L'impianto cocleare ha anche un bel tastino off. Un secondo e voilà. Il silenzio perfetto. Ah, che meraviglia. Vi piacerebbe? Ovviamente non è stato tutto automatico. Il mio quinto senso non mi è stato regalato così. Per continuare a sentire al meglio ho dovuto allenarmi, ascoltare con molta attenzione, continuare la logopedia, avere una grande forza di volontà e disciplina, insomma, continuare come da mia natura ad essere tenace sempre. Ho anche imparato ad ascoltare non solo con le orecchie, ma con gli occhi, con il cuore e con la pancia. Cercare di interpretare quei segnali che ogni tanto ci arrivano, che ci invitano a cambiare strada, a rischiare, a migliorare. Tanto dipende da noi, è come avere una macchina potente. Siamo noi che decidiamo se lasciare in garage oppure usarla, giocarci, divertirci, continuando a studiare per essere la migliore versione di noi stessi. Che viaggio impegnativo è, ma per me è un viaggio bellissimo. Mi sono diplomata, mi sono laureata all'Accademia delle Belle Arti in totale autonomia, avevo anche trovato lavoro, tutto sembrava perfetto, avevo ottenuto moltissimo, ma non mi sentivo felice. Nonostante tutto, una vocina veniva a ricordarmi che non ero contenta, mi mancava qualcosa, avevo poca autostima e purtroppo la vocina che abbiamo dentro di noi non la possiamo spegnere nemmeno con il tastino off. Stavo attraversando la seconda fase di crisi, forse crescere e così. Va bene vocina, che cosa devo ascoltare? Da sempre seguivo la moda, mi piaceva moltissimo un fotografo che stimavo particolarmente. E un giorno mi sono detta, Elisabetta, buttati, manda una mail a questo fotografo, vai. La sua risposta è stata immediata, inaspettata. Mi ha convocato nel suo studio per un set fotografico. Ero molto timida, con in mano una valigia piena di scarpe e di vestiti, ma appena è partita la musica mi sono sentita completamente a mio agio, trasformata. E il fotografo stupefatto mi dice, ma tu chi sei? Devi entrare nel mondo della moda, ti rendi conto che tu hai ottenuto questo risultato soltanto la prima volta? E io in quel momento ho pensato, ma sto qua è matto, ma che stai dicendo? Ma io sono un'impiegata, mica una modella.
E invece avevo ragione. Grazie a lui ho trovato la mia strada. Ho lasciato il lavoro che avevo, un contratto a tempo indeterminato. Mi sono lanciata verso l'ignoto. È stata la migliore scelta che potessi mai fare. Sono stata fortunata, sì. Mi sono trovata nel posto giusto, al momento giusto, però mi sono messa in viaggio tanto tempo prima per arrivarci. Non basta quello che hai se non sai chi sei, bisogna ascoltarsi. Solo in questo modo noi possiamo superare i nostri limiti. Io credo di averlo sempre fatto mettendomi in gioco, in discussione e conoscendomi. Non ho ancora finito. Bisogna imparare a ballare anche quando non c'è musica.